Salve a tutti ragazzuoli, amici e amiche di Heavy Metal Maniac e benvenuti in questa nuova video recensione. Oggi parleremo dei Celtic Hills, una band proveniente da Udine che è stata tanto gentile da inviarmi non solo la loro maglietta ma anche tutta la loro discografia, quindi davvero un ringraziamento speciale e un forte abbraccio a tutta la band. In questa sede parleremo del loro ultimo lavoro, Uldu Folk, uscito il 1 aprile del 2022. I Celtic Hills però non sono di certo una band nuova, anzi sono attivi dal 2010. Infatti proprio nel 2010 rilasciarono la loro prima demo Horns Helmet Fighters e Uldu Folk è il loro quinto lavoro in carriera, nonché terzo full length. Sebbene potrebbe risultare poco interessante, credo sia doveroso parlare delle differenze tra il precedente album dei Celtic Hills, Blood Over Intense, e quest'ultimo album. Oltre al cambio di batterista, infatti, abbiamo due principali differenze tra il precedente album e quest'ultimo disco uscito. La prima di queste riguarda le tematiche. Infatti Blood Over Intense era un vero e proprio concept album che riguardava le guerre, le invasioni e le storie provenienti dall'epoca antica e in particolare medievaleggiante del Friuli Venezia Giulia, con due principali eccezioni che riguardano le tracce Time e Beer. Di Beer riparleremo alla fine della recensione per un motivo in particolare, laddove in quest'ultimo lavoro le tematiche sono più spezzettate. Infatti si va da brani che parlano di amore per l'heavy metal a brani che parlano invece dell'amore per le foreste e dell'attenzione che si deve avere per le nostre piante, ad altri brani ancora che parlano di leggende celtiche e evoluzione animica. La seconda differenza tra i due album riguarda invece la qualità del suono e della produzione, che se in Blood Over Intense risultava buono, qui si parla secondo me di livelli superlativi. L'album si apre con il brano The Secret of the Grail, che inizia con una melodia tipicamente medievaleggiante ed epica, che ci teletrasporta subito in quell'atmosfera lì, che pian piano va a trasformarsi nel brano vero e proprio, che si può tradurre in un power metal con influenze di band tipiche di quel genere lì, come ad esempio i Blind Guardian. Infatti in alcuni frangenti mi hanno ricordato dei capolavori appartenenti alla prima metà della carriera dei Blind Guardian, come ad esempio a Twisting the Myth e soprattutto A Nightfall in the Middle Heart, e anche di influenze derivanti all'heavy metal più classico. Proprio parlando delle tematiche, potrei definire questo disco come spaccato a metà. Infatti abbiamo alcuni brani che ricordano un power metal molto più classico nelle influenze e nell'incedere. Mi vengono come esempio da citare i brani After the Earthquake e Green Forest, il quale, piccola curiosità, all'interno del libretto, subito sotto il testo, vi è una piccola lista di proprietà benefiche delle piante, una cosa veramente molto carina e particolare. E poi abbiamo l'altra metà di brani in cui vi è questo connubio tra power metal e melodic death. Potrei citare Metal Message, il secondo brano, il cui riff mi ha ricordato Every Time I Die dei Children of Bodom, oppure comunque sempre dei brani appartenenti a quell'album lì, quindi parliamo di Follow the Reaper. Oppure il nono brano, The Hammer of Thor, in cui vi è anche un growl ad interpretare proprio Thor, in contrapposizione alla voce pulita che interpreta la figura del narratore, sempre ovviamente a cura di Jonathan Vanderbilt, che spero di aver pronunciato bene. Questo growl non è presente in tutti i brani che hanno questo connubio tra power e melodic death, ma solo in alcuni, e quando è presente non stona, anzi li rende molto particolari da ascoltare e anche piacevoli. Un'altra cosa che salta all'orecchio è il modo in cui i Celtic Hills fanno duettare gli assoli di chitarra con i synth. L'assolo infatti non è mai fine a se stesso, ma va a riprendere, oltre al riff principale, come sarebbe normale, a livello melodico armonico, anche dal punto di vista delle sonorità. Per farvi un esempio vi cito e vi faccio ascoltare poi l'assolo di After the Earthquake, che grazie al suo duettare con questi synth di violino in sottofondo va a creare uno dei momenti a mio parere più belli dell'intero disco. E questo modo di fare assoli non solo li rende piacevoli da ascoltare, ma riesce anche a trasformarli da un banale riempimento a parte integrante dei brani. Vi sono alcune parti dell'album molto catchy, se potete passarmi questo termine, ovvero molto orecchiabili e che si stampano in testa. È il caso del ritornello di After the Earthquake, che ancora ogni tanto ricanto in doccia, e Living Out on an Egg. Parlando di quest'ultimo brano citato, vi è una versione particolare all'11ª traccia, una versione alternativa, in cui viene messa alla voce il batterista Simone Cescu,
Scutti, che grazie al suo particolare scream riesce a dare ancora un'ulteriore differenza al disco e riesce a dargli una vena quasi metalcore. Ritornando a parlare di tematiche, vi è come un filo spezzato, un sogno interrotto all'interno dei 10 brani principali, escludendo ovviamente le 2 bonus track. Ovvero, nei primi 9 brani si parla di tematiche molto profonde, ovvero l'amore per le foreste, l'evoluzione spirituale, l'approccio al mondo e alla vita, le leggende celtiche che sono legate al Friuli Venezia Giulia per dei motivi storici legati alla Slovenia, troppo lunghi da citare in questa sede. Si arriva poi alla 10ª traccia, Villacher Kirktag, che racconta, immagino, del loro modo di fare tour, ovvero 3 ragazzi che vanno in giro in macchina, bevono birra e si ubriacano sempre perché sono friulani. Siccome a me piace sognare e immaginare, ho visto questa scelta come quasi un ritorno alla realtà, cioè 3 amici che hanno vissuto quelle cose, che hanno raccontato quelle cose, le hanno composte, poi si svegliano e vanno a suonarle in giro. Probabilmente non sarà così, ma mi piace pensarlo. Così come fu Beer per Blood Over Intense, appunto, come dicevo prima. Parlando delle vocals, Jonathan possiede una voce a dir poco sublime, che sebbene ricordi tante voci appartenenti al power metal, come citati prima Blind Guardian, ma anche i Tyr, dai quali sono influenzati probabilmente per riflesso, avendo un sound che richiama molto il Viking metal, riesce comunque a mantenere una forte personalità, sia nella voce pulita, sia soprattutto nella voce power, che raggiunge delle frequenze difficilmente raggiungibili. Anche la parte ritmica fa il suo dovere, riuscendo sempre ed egregiamente a seguire il brano nonostante i tantissimi cambi di tempo e ritmo presenti nel disco. In conclusione parliamo di un disco in particolare, ma di una band in generale, davvero efficace e convincente, che è riuscita ad evolversi tantissimo nel corso degli anni e che presenta al pubblico con Old Folk un'eccellenza nel panorama musicale, non solo a livello nazionale. È stato per me infatti un vero piacere e un onore recensire questo disco e ringrazio ancora i Celtic Hills per la fiducia concessami. Io spero che questa recensione vi sia piaciuta, spero di essere riuscita a centrare tutti i punti e fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo disco. Iscrivetevi ovviamente a questo canale se siete interessati al mondo del metal e passate anche al canale della mia band, Starting Fire, per la nostra musica. Grazie a tutti per l'attenzione.